Ciao ragazzi, oggi vi parlerò del Bulova Oceanographer. Questo video arriva a circa 2 anni di distanza. Scusate un attimo. Ok. Vi dicevo, questo video arriva a circa 2 anni di distanza dalla presentazione da parte dei miei colleghi YouTuber, i quali hanno parlato di pregi e difetti di questo orologio. Oggi, insomma, grazie anche ad un amico che mi ha dato la possibilità di parlare di questo orologio, lo vedremo anche insieme. Particolari anche molto interessanti che riprendono le caratteristiche della referenza del passato, di Bulova degli anni 70. Difatti la cassa Tunò la vediamo subito, anche il profilo del vetro, il flashness, l'inserto della ghiera che richiama un po' i toni della bachelite, di quei materiali acrilici che si utilizzavano prima delle tecnologie odierne della ceramica, eccetera, che danno anche altri tipi di sensazioni. Però la sensazione un po' l'avete sentita, la sensazione l'ascoltiamo. Non è proprio il suono della qualità, se così vogliamo dirlo. L'espressione forse anche della carenza in funzione del prezzo, attenzione, parliamo di un orologio che potrebbe essere proposto anche a 500 euro. Per carità, abbiamo sul bracciale anche un sistema di prolunga, abbiamo la misura di circa 2 maglie di allungamento più la parte rapida, però la cassetta ovviamente è una cassetta che ritroviamo proprio su orologi entry level che vengono proposti anche da case che non portano questo nome qui, per carità. Poi ovviamente, ecco, qui vediamo su questo lamirino anche abbastanza resistente, troviamo anche il rivetto di chiusura simil Omega con doppio pulsante. La parte invece posteriore, andiamo a vederla, sono riportate le specifiche: 200 metri, il bracciale è con perni estrazione, finali che sono pieni, richiama un po' forse anche il bracciale richiama quei tipici bracciali del passato. Lo vediamo anche un attimino al buio, eccolo qua, molto, molto efficace anche, ecco, guardate. Molto efficace anche il Luminova che è stato trattato su questo orologio, ma andiamo a vedere invece la parte funzionale. Muoviamo un attimino, facciamo una regolazione oraria, portiamoci alla mezzanotte. Qui montiamo un calibro Miyota della serie 8000, attenzione, è già iniziato, preciso. Vediamo la parte questa riguardante lo scatto rapido, nulla da dire, la leva stop è efficace perché non permette di muoversi alla sfera dei secondi. E andiamo a vedere invece una cosa molto interessante. Di questo orologio si è detto molto, però ha un bel difetto. E guardate un attimo, orologio in funzione. È un orologio che, se prende qualche colpo, tende a fermarsi. Ecco, l'avete visto? Guardate. Fermo, fermo. Allora, adesso c'è dolo nella mia azione, nel senso che volutamente io ho scosso l'orologio, però molte volte può capitare di, non so, il battito di mani è considerato per esempio come un coefficiente per andare a calcolare quelli che sono gli impatti sull'orologio. Può capitare di fare delle azioni e rischiare di trovare ferma per circa un secondo la sfera dei secondi. Andiamo a vedere un attimino come è fatto questo calibro. Adesso ve lo mostro al volo. Questo intanto è il fondello, però ritroviamo anche China Bulova, ovviamente. Questa invece è la parte posteriore e vi invito ad osservare una cosa, perché questo calibro che vi mostro in questo momento, eccolo qua, è un calibro unidirezionale che è di base per
le case produttrici cinesi per creare il DG2813, il classica configurazione solo tempo, perimetrale ovviamente plastico che vediamo anche dei pseudo decori anche che vogliono cercare insomma di dare un po' giustizia a quella che è la fattura dell'orologio, e sono calibri che però insomma dal punto di vista delle performance, devo essere sincero, non sono proprio brillanti, anche perché sono calibri che non hanno specifiche proprio, diciamo, severe. Quindi potremmo avere diversi secondi di escursione di marcia fra una posizione e l'altra, ma io adesso ve lo mostro anche al cronocomparatore. Eccolo qua, ce l'abbiamo al lavoro, andiamo a vedere, sta facendo più 7, 197, vedete c'è già parecchio disturbo e vi accompagno anche un attimino. Questo disturbo, più 96, non è un parametro coerente a questo valore, qui siamo sui 20-25 gradi circa, abbiamo uno 0,8 che è molto disturbato, ma non è neanche 0,8, perché se vedete c'è un disturbo su una levata, quindi il cronocomparatore non riesce neanche a campionare bene il segnale dell'orologio. Cambiamo posizione, vediamo cosa succede. Vedete, abbiamo sempre un più 62, 197 gradi, 0,8. Guardate dove si è spostato, dove si sposta a tratti il segnale. Qui saremmo sui più 25 circa. Cambiamo ancora la posizione. Vediamo di andare, ecco qui, cambio netto, guardate, siamo passati in dominio negativo. Quindi se vi fidate delle mie parole, qua eravamo a circa più 25 e adesso siamo finiti a meno 17, che potrebbe essere un valore reale con 2,8 millisecondi di ritardo sulla levata, sulle levate, quindi il bit error, come vi mostro sempre. Guardate, 2,8 a meno 20, adesso il valore è reale, 209 l'amplitudine, anche questa potrebbe essere il valore reale. Ritorniamo adesso sulla prima posizione della normale, vediamo cosa capita. Una ripresa forse del valore, guardate un poco, ecco siamo qua. Da meno 24 dovrebbe riuscire a campionare qualcosa, però avete notato quanto è sporco l'interfaccia, poiché il suono non è proprio ben campionato. Ecco, continuiamo a meno 24. Quindi ragazzi, questo è quello che c'è all'interno del Bulova Oceanographer. Bello orologio, poteva essere fatto meglio sicuramente. A me piace perché riprende un po' gli stilemi del passato, come quegli orologi che piacciono a me, ma se si fosse puntato un po' di più su questo orologio sicuramente avrebbe avuto anche maggiore successo. A me piacciono un po' anche queste prove che svelano anche qualche lato nascosto nel bello e anche nel meno bello. Andiamo a chiudere con, vediamo un attimino il peso di questo orologio, 130 grammi. Non è un orologio pesante ovviamente, perché avete visto, la mole dell'orologio è sicuramente anche insomma presente, perché stiamo parlando di un 41 mm. Eccolo qua, 41,68 che diventano insomma sul nominale 47 mm di orologio per un lag to lag che va a 49. Questa è andiamo a provarla al polso, ho sganciato per avere un maggior comfort. L'orologio è molto bello, devo dire, però insomma sicuramente ragazzi, sono scelte. Questo è il Bulova Oceanographer. Ditemi la vostra nei commenti, io vi aspetto, sono a vostra disposizione. Ci vediamo presto, iscrivetevi ancora a Watch Fun, attivate la campanella delle notifiche, mettete un like. A presto, ciao a tutti.